Eclisse Selenelion e il problema dei tre corpi. Un saluto sincero e grazie di essere su Canal 104 Plus. È il Plus che fa la grande differenza. Oggi 3 marzo 2026 alle ore 11:45 il Sole qui in centro Italia si trovava qui e la Luna, nascosta dalle nuvole, qui. Vale a dire tutti e due sopra l'orizzonte. Questa è un'immagine in diretta alle 11:07 ora italiana e questa alle 11:42 sempre ora italiana, e si vede che la presunta eclisse di luna coperta dal Sole, anziché coprire la Luna, la colora di rosso. Questa immagine è stata fatta alle ore 12 ora italiana. Alle ore 12:50 la Luna è completamente rossa, ma non è eclissata dall'ombra della Terra, e coloro che credono alla narrativa ufficiale trovano spiegazioni fantasiose per questo, ma allo stesso tempo dovrebbero dimostrare perché la Luna non ha un'ombra definita. Sicuramente avete avuto modo o avete modo di vedere quanto è successo oggi. Vi propongo quello che segue, oltre ad invitarvi a prendere visione delle decine di video che mostrano incongruenze col modello eliocentrico. Le trovate sulla fornita pagina Indice alfabetico, scorrendo le voci eclisse. Per coloro che ancora non lo sanno, le eclissi vengono calcolate col sistema Saros da migliaia di anni e non con dei calcoli dell'eliocentrismo o della NASA. Trovate sempre il link su Indice alfabetico cercando la voce Saros o Fred Espenak. Segue la traduzione del video. Se pensate che le eclissi lunari siano la prova che la Terra è un globo, avrete difficoltà ad imparare cos'è l'eclisse Selenelion. È un'eclisse lunare che si verifica quando il Sole e la Luna sono entrambi sopra l'orizzonte. Se entrambi i corpi celesti si vedono simultaneamente durante un'eclisse lunare, allora l'ombra della Terra non è la causa dell'eclisse lunare. Ron ha girato questo filmato a Cipri, in Florida, il 31 gennaio 2018. Quel giorno a Cipri la Luna è tramontata alle 6:34 e il Sole è sorto alle 6:34, quindi sia il Sole che la Luna eclissata erano completamente sopra l'orizzonte. Qui si trovava Ron sulla linea del terminatore a Cipri, in Florida. Questi sono il Sole, la Terra, la Luna eclissata disposti in linea geometricamente retta nello spazio a 180 gradi di distanza l'uno dall'altro nel cielo in un perfetto allineamento sigigico. Ron è stato in grado di vedere sia il Sole che la Luna eclissata sul suo orizzonte perché le vedeva nelle posizioni rifratte. Ma avete notato che la Luna di Ron era completamente eclissata, era in fase di eclissi dall'alto verso il basso, al momento del tramonto a Chipley. Aggiungiamo l'ombra terrestre che si dice abbia un diametro pari a 2,6 volte quello della Luna nel punto in cui la Luna la attraversa. E vediamo come funziona in questa vista. La Luna di Ron è tramontata alle 6:34 a Chipley, 52 minuti prima del picco di luna piena, che non è avvenuto prima delle 7:26 del mattino, ora di dove era Robin. Il motivo per cui la Luna di Ron era solo in fase di eclissi quando è tramontata è che la posizione effettiva della Luna in quel momento non era qui, ma qui. E ci vorrà un bel po' di inclinazione e rifrazione perché Ron veda la Luna tramontare dalla sua linea del terminatore quando manca ancora un'ora al plenilunio. Osservate il timelapse di questa Luna, dove sia il Sole, è sempre l'alba, sia il Sole che la Luna sono entrambi sopra l'orizzonte. Osservate la parte superiore della Luna, che è oscurata. Torniamo indietro, mettete in pausa per un secondo. Tornando a questo modello, la parte superiore dovrebbe essere illuminata, mentre quella inferiore oscurarsi, ma non è così. Si ottiene l'esatto opposto. Andiamo avanti. Cosa è successo qui? Questo dimostra definitivamente che non è causato dalla cosiddetta terra palla. La spiegazione più comune delle eclissi lunari su una terra piatta è che un corpo celeste invisibile blocca la superficie autoilluminante della Luna. Sapete, un po' come una luna nuova è un'eclissi solare. Un'eclissi lunare o solare eliocentrica causerebbe un problema dei tre corpi, tanto per cominciare. È fisicamente e scientificamente impossibile avere più di due corpi di massa in orbita l'uno attorno all'altro nella realtà osservabile. Negli oltre 300 anni trascorsi da Newton, nessuno è riuscito a trovare un metodo del genere. Non esiste una soluzione generale al problema dei tre corpi. Si chiama problema dei tre corpi per un motivo. Il problema dei tre corpi fornisce anche la teoria più accettabile della gravità, ovvero la curvatura dello spazio-tempo, che pone enormi problemi. L'unica visualizzazione applicabile della curvatura dello spazio-tempo che mi viene in mente
è quella dello spandex circolare con il peso al centro. Questa analogia illustra come la massa influenza la struttura dello spazio-tempo. Mentre due sfere possono orbitare l'una attorno all'altra in modo stabile, l'introduzione di una terza massa complica notevolmente la dinamica. E a proposito di problemi, per coloro che credono nello spazio ma poi credono in una Terra giovane, c'è quello che viene chiamato il problema della luce delle stelle distanti. Se le stelle fossero distanti anni luce, ci sarebbero voluti miliardi di anni perché la luce arrivasse fin qui. Una Terra giovane ha bisogno di stelle locali, non si possono avere entrambe le cose. Per il Big Bang serve la cosmologia del Big Bang, le assurdità scientifiche del globo continuano a stupire. E non è certo guardando il cielo che si può comprendere come è fatto il suolo dove mettiamo i piedi.